Allora, abbiamo l'area di un rombo che è di 24 cm quadrati e una diagonale più lunga dell'altra di 2 cm. Determina il perimetro del rombo. Ok, andiamo a fare uno schizzo che più o meno ci dia l'idea di quello che stiamo facendo. Quando dobbiamo pensare ad un rombo, pensiamo semplicemente ad un diamantino. Questo diamantino ha delle proprietà importanti, come ad esempio quella di avere i lati tutti uguali. Quindi questo sarà uguale a questo, sarà uguale a questo, sarà uguale a questo. E questo ci servirà qualora volessimo determinare il perimetro del rombo, perché a questo punto il perimetro sarà uguale a 4 volte L. Adesso quindi il nostro obiettivo sarà dunque quello di trovarci il lato, se vogliamo trovarci tutto il perimetro. Cerchiamo un attimo di andare ad interpretare i vari dati. Quindi abbiamo l'area di questo rombo che è di 24 e poi però sappiamo che una diagonale più lunga dell'altra di 2 cm. Quindi per diagonale appunto si va ad intendere questa qui e poi questa qui. Quindi formiamo il nostro aquilone. E allora che cosa facciamo? Se io dico che questa qui è la più piccola, allora questa qui che è la più grande sarà x più 2, perché appunto una è più lunga dell'altra di 2 e questa si chiamerà x. A questo punto dobbiamo cercare un attimino di ricordarci come si va a calcolare l'area. Beh, per calcolare l'area di un rombo basta moltiplicare le diagonali e poi dividere per 2, perché effettivamente se vado a prolungare la figura, quello che succede è questo, cioè se io vado a moltiplicare questa diagonale che corrisponde praticamente alla base di questo rettangolo e vado a moltiplicare per quest'altra diagonale che corrisponde all'altezza di questo rettangolo, praticamente io otterrei anche queste altre aree in eccesso. Ecco perché appunto dobbiamo moltiplicare le diagonali e dividere per 2. Quindi praticamente la mia area sarà area uguale, prendo una diagonale x, prendo l'altra x più 2 e ricordiamoci che devo dividere per 2. Questa qui è la formula adattata al nostro caso. D'altro canto la nostra area quanto sarà? Sarà di 24, come fornito dalle ipotesi del problema. Quindi, siccome a me non piacciono le frazioni, moltiplico tutto per 2 e ottengo che 48 deve essere uguale, quindi a questo punto non c'è più l'1 mezzo e ci rimane solo da moltiplicare questa x, quindi abbiamo x al quadrato più 2x. Quindi siamo andati a crearci un'equazione di secondo grado, quindi abbiamo 0 uguale ad x al quadrato più 2x meno 48. Tecnicamente se adesso risolviamo questa riusciamo a trovarci le misure delle diagonali. Per risolvere questa cosa qui possiamo sfruttare la formula ridotta meno b mezzi più o meno la radice di b mezzi al quadrato meno c. In questo caso è super easy perché la metà di 2 è appunto 1, quindi qui avrei immediatamente meno 1 più o meno 1 al quadrato che fa 1, l'opposto di c che è più 48 e quindi immediatamente ho trovato meno 1 più o meno la radice di 49, ossia 7, quindi meno 1 più o meno 7. Quindi se faccio meno non mi interessa, l'abbiamo spiegato più volte ormai perché appunto ho delle misure negative che in geometria non hanno senso e quindi vado a considerarmi immediatamente semplicemente 7 meno 1, quindi 6. E quindi abbiamo dimostrato che la diagonale più piccola misura 6 e di conseguenza quella più grande dovrà misurare 2 in più, quindi 8. Quindi qui ho 6 e qui come risultato ho 8. A questo punto devo sfruttarmi queste cose qui per andarmi a trovare il lato. Beh, a questo punto è semplice perché? Beh, cosa devo fare? Vado a zoomare una porzione del mio rombo, che è questa qui. Io ho dimostrato quindi che la diagonale più lunga misura 8
8. Allora la metà della diagonale quanto misura? Misurerà 4. E ho dimostrato che la diagonale più piccola misura 6, quindi la sua metà misurerà 3. A questo punto non ho nemmeno bisogno di fare i conti, cioè dovrei applicare il teorema di Pitagora, ma chiunque sta studiando matematica sa benissimo che questa è una terna pitagorica e che quindi il risultato è immediatamente 5 qua. Se uno però non si ricorda, perché appunto non è detto che si ricordi, allora cosa deve fare? L'ipotenusa altro non è che la radice quadrata della somma dei cateti al quadrato. Quindi appunto avrei 9 più 16, quindi appunto la radice di 25 che è appunto 5. Ma ripeto, queste sono terne pitagoriche che uno dovrebbe sapere a memoria per fare subito. Quindi 5 è il lato, naturalmente se voglio il perimetro devo andare a moltiplicare per 4 e quindi l'esercizio è così concluso, perché appunto se moltiplico 5 per 4 ottengo 20, che è appunto il mio risultato. E quindi l'esercizio è così concluso.